Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere quali sono le energie disponibili per il mese di aprile per il settore del lavoro. Vi lascio comunque il minutaggio sotto nella descrizione con altri link a video che potrebbero esservi utili e anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, partiamo con i gemelli, andiamo a vedere le energie disponibili. Come vi ricordo sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che serve e lasciate andare il resto all'universo. Se proprio non risuonasse nulla o se semplicemente volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare e Venere. E sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di questi tre oroscopi. Bene, andiamo a vedere. Partiamo con un 2 di coppa al contrario, un 10 di spade, la carta del diavolo e un re di bastoni al contrario, ragazzi. Ho come la sensazione che ci sia un cambio di scena qui, in questa prima parte di aprile, vi direi. Nel senso che abbiamo un 2 di coppe al contrario e può parlare o di qualcuno che non ha più voglia di scendere a compromessi, magari nell'ambiente lavorativo o con dei colleghi o con un socio anche per qualcuno, o può anche essere, visto che comunque poi abbiamo un 10 di spade, che si stia avvicinando la fine di questo tipo di accordo, di questo tipo di contratto. Il 10 di spade comunque è una carta che parla di fine sofferenza, fine ciclo, ok? È una carta che parla di un tradimento. Abbiamo anche il diavolo, per quello che la sento tanto come tradimento. Il tradimento perché? Perché in effetti la figura, se ci fate caso, è rivolta con la faccia verso il pavimento, come se fosse stata appunto pugnalata alle spalle. E difatti qui abbiamo il diavolo, ragazzi. C'è un forte condizionamento in questa parte di aprile. Però fate attenzione perché quando c'è il diavolo normalmente si parla di ego. Può essere che siate rimasti intrappolati in qualche dinamica dettata dall'ego. Quindi, sapete, quando si vive una fine di qualche progetto, relazione, quello che è, come se fosse un fallimento, invece di vederla come un'esperienza, ci si fanno un sacco di sensi di colpa e ci si sgrida perché si pensa di aver collezionato un fallimento in più. Invece basta cambiare la parola fallimento con esperienza per sentire meno il peso del proprio ego. Abbiamo poi anche il re di bastoni al contrario, andiamo poi a vedere dopo con i mini tarocchi di cosa si tratta. Allora, partiamo con il 2 di coppa al contrario, andiamo a vedere un po'. Asso di coppe e 5 di bastoni. È come se in questo tipo di accordo o disaccordo, visto che c'è un 5 di spade, e il 5 di spade parla sempre di discussioni verbali, mentali, sono le discussioni, le lotte della mente, le lotte sterili. Sono le discussioni che si fanno più per aver ragione che non per cercare un reale compromesso. E difatti il compromesso non c'è, perché il 2 di coppa è il contrario. Nonostante tutta la passione e l'amore che possiate metterci in questo nuovo progetto, in questo nuovo inizio, ok? Andiamo a vedere il 10 di spade. La forza è di nuovo un 5, il 5 di bastoni. Vi dicono proprio che avete bisogno di uscire dalla competizione, la competizione dell'ego. Per qualcuno fa riferimento al... perché il 5 di bastoni è una carta che parla di un gruppo, e anche qui il 5 di spade. Quindi per qualcuno potrebbero essere veramente dei colleghi. Quindi magari vi piace il lavoro che state facendo, ma è l'ambiente lavorativo che non vi piace.
e avete la forza, vi dice di trovare il coraggio dentro di voi, la forza di volontà, la forza d'animo, la forza morale per superare questa situazione. Andiamo a vedere il diavolo. Cavaliere di coppe, ragazzi. E cavaliere di pentacoli, due cavalieri. Voglio un'altra carta. E due di spade, fantastico. Due di spade è una scelta e un bivio, e qui abbiamo due persone che fanno un'offerta, ok? Quindi, allora, ho come la sensazione che questo diavolo faccia riferimento alle proiezioni del vostro ego. Perché ragazzi, a fine aprile qui vi faranno due offerte lavorative, collaborative, e sarete anche in un bivio, in un dubbio, perché avete questo due di spade. Non avete neanche la piena capacità di veder chiaro oltre queste offerte che vi fanno, perché comunque avete questo condizionamento mentale da, diciamo, pulire. È come se aveste bisogno di chiudere un certo tipo di ciclo, un certo tipo di legame, probabilmente con dei gruppi, con delle persone, una persona in particolare, e verso fine aprile vi si prospettano delle opportunità, insomma. Diciamo che una sembra molto più promettente, mentre l'altra la vedo più concreta, però più difficile, diciamo, più lenta. Però ripeto, con questo diavolo fate attenzione perché potreste rimanere intrappolati da quelle che sono un po' le illusioni del denaro, del potere, soprattutto del potere. Andiamo a vedere il re di bastoni. È quello che non vedete chiaro con questo due di spade, eh? Wow, un altro cavaliere, ragazzi. Sì, ma guardate, allora non è negativo il fatto che ci siano re e cavaliere di bastoni, perché è come se verso la fine del mese iniziasse un attimino a capire come devono girare le cose, come vi dovete muovere. In realtà non sento che farete ancora un'azione concreta in relazione a queste due offerte che vi verranno fatte. Anzi, avendo il mago al contrario, occhio perché c'è mago al contrario, 5 di spade e diavolo. Una delle due offerte, ragazzi, o anche entrambe, vi dico che potrebbero essere un po' manipolate, condizionate. Diciamo che potrebbero non essere offerte fatte per il vostro più alto bene, ma per il più alto bene della persona che ve le propone, insomma. Quindi filtrate sempre con il quinto chakra, ok? Però comunque parla di un movimento verso la ripresa del proprio potere personale. Siamo già un cavaliere di bastoni, ok? Wow, un sacco di persone comunque in questa lettura. Fatemi sapere poi come vi risuona. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Ok. Wow, 3. Carta numero 17, che vorrei farvi notare nei tarocchi che corrisponde alla carta della stella, che parla di destino, e questa è un po' la stessa cosa, no? Più che di destino parla di karma, in realtà. Però il karma è un po' il destino che ci creiamo, giustamente. Quindi c'è qualche cosa probabilmente legata a questo vincolo che si sente, che sentirete con il diavolo, è legato a qualche tipo di crescita, di trasformazione che dovete vivere. Non è per voi, carta numero 6, quindi può essere che nessuna delle due offerte sia per voi. Guardate, per qualcuno non sono due offerte diverse, perché abbiamo anche un due di coppe. Per qualcuno potrebbe essere che semplicemente la persona di interesse vi invita a lavorare con voi. Il vostro partner, la vostra partner, potrebbe anche essere che vi fa un'offerta di
onnicomprensione, andiamo a vivere insieme, adesso il vivere insieme non lo vedo, però per esempio se vivete già insieme anche lavorare insieme. Però potrebbe essere veramente troppo condizionante, troppo vincolante, potrebbe farvi perdere il vostro potere personale. E qui c'è il destino di mezzo, quindi c'è qualche cosa che dovete capire da questo diavolo. Allora, non è per voi appunto perché nessuna delle due offerte o appunto l'offerta che vi viene fatta potrebbe non essere esattamente la cosa ideale per voi in questo momento di vita. E poi abbiamo co-creare, che è un po' quello che dicevo qui prima con il destino. Quando noi pensiamo, creiamo una certa vibrazione. Quindi è importante, questa carta vi vuole ricordare che è importante rendersi conto dei tipi di pensieri che si fanno, perché quelle sono le vibrazioni che emaniamo all'universo. Di conseguenza sono quelle le vibrazioni che l'universo ci rimanda. Bene, amici dei gemelli, spero che la lettura sia stata utile, spero che possiate orientarvi meglio, insomma, durante il mese che arriva. Potete farmelo sapere comunque con un like, con un commento, con una condivisione, con l'iscrizione, abbonandovi, perché adesso ho anche aperto la sezione degli abbonamenti con video esclusivi sulla crescita personale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti agli amici dell'acquario, della bilancia, scusate. Pensavo già al segno dopo. Portate pazienza. Andiamo a vedere qual è l'energia disponibile lavorativamente parlando per il mese di aprile. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare e Venere, e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega proprio come unire il significato di più oroscopi. Trovate anche il corso gratuito di tarocchi e il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, partiamo con il mondo, il 10 di coppe, 5 di spade e 8 di coppe. Qui nel periodo di aprile si prospettano cambi, completamenti, raggiungimento di risultati, appagamento emotivo, famiglia completa. Per qualcuno sono i bambini, ragazzi, ve lo dico. Però si parte veramente a bomba, come si dice. Il mondo è una carta di forti cambiamenti, è una carta di completamento ed è anche una carta di chiusura cicli e inizio cicli. E anche il 10. C'è poi questo 5 di spade, vi devo dire, verso fine mese che appesantisce un pochettino, potrebbero esserci delle discussioni, potrebbero esserci dei pettegolezzi, ma più discussioni sento. Allora, può anche essere che qualcuno abbia deciso di iniziare un'attività per conto proprio o che ci sia stato appunto il raggiungimento a livello lavorativo di un risultato. Magari è stato un aumento di livello per qualcuno. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere il mondo. Gli amanti e il fante di bastoni. Sì, io credo che ci sia stato veramente qualche cosa che vi ha riempito il cuore, qualche tipo di cambio, qualche tipo di novità a livello lavorativo. Sì, qualcuno l'ha già vissuto, qualcuno lo deve ancora vivere, ragazzi. Però abbiamo la carta degli amanti, quindi una carta di forte amor proprio. E avendo anche un fante di bastoni, vi ripeto, ho come la sensazione che qualcuno abbia deciso di intraprendere una carriera per conto proprio. Andiamo a vedere questo 10 di coppe, o deciderà appunto. Guardate, abbiamo anche un asso di spade che è un inizio. Per qualcuno potrebbe fare riferimento a un lavoro in un'azienda di famiglia, ragazzi, dove è vero che c'è il completamento, c'è l'unione familiare, c'è l'armonia e tutto quanto, però qui è come se, perché c'è sia un asso di spade che la carta del matto, c'è bisogno di qualche cosa in più. Però sono nuovi inizi, sono veramente... la prima parte di aprile sento che scorrerà veramente veloce. Ci saranno novità, ci saranno... Sicuramente qualche cosa verrà a galla,
perché poi abbiamo un 5 di spade, quindi andiamo a vedere il 5 di spade di che cosa tratta. Abbiamo una regina di coppa al contrario e la carta del giudizio al contrario. Dunque, se fosse una questione familiare, vi dico, cercate di non essere troppo impulsivi nel discutere, nel trarre conclusioni, perché ho come la sensazione che saranno un po' le emozioni a fregarvi. Probabilmente vi farete prendere un po' troppo dall'entusiasmo, dalle novità, dalle nuove idee, e potreste essere un po' troppo avventati, sia nel magari porre certe idee sul tavolo piuttosto che semplicemente a fare delle scelte. Perché qui avete comunque anche la carta del giudizio al contrario, ragazzi, quindi c'è qualche cosa di cui voi non siete consapevoli, non vedete, o può anche essere una notizia che in qualche modo non arriva. Perché quando c'è il giudizio al contrario è come se ci fosse una chiamata, una notizia, appunto, una telefonata, una lettera, qualche cosa che non arriva. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Ruota della fortuna al contrario. E 7 di pentacoli, ragazzi. C'è giudizio, ruota della fortuna e amanti, Quindi, ragazzi, per qualcuno la relazione che state vivendo, familiarmente parlando o lavorativamente parlando, vi dico che potrebbe essere una relazione per destino, nel senso che ha o la situazione che state vivendo magari a livello lavorativo è come se fosse un passaggio obbligato per una vostra comprensione. E vi dico che quello che non si vede qui con il giudizio al contrario, inizierete ad andare a cercarlo a fine mese. Qui la ruota della fortuna è al contrario, È come se aveste datemi un'altra carta, è come se aveste bisogno di prendervi un tempo in stand-by, senza necessariamente chiudere cicli. Però il 7 di pentacoli è una carta di attesa, 9 di coppe. Sì, è un po' come se aveste bisogno di prendervi un periodo di riposo a fine aprile, di riposo, di riflessione, anche un periodo di coccole, mi viene da dire. L'otto di coppe è sempre una carta di introspezione, di lavoro interno, è l'arcano minore dell'eremita ed è la carta che vi permette poi di girare questo giudizio, questa consapevolezza al contrario, al dritto. Quando c'è il giudizio al contrario, è come se non si riuscisse a vedere la cosa da un punto di vista più ampio, ok? E può anche essere un consiglio a non giudicare tanto, sia gli altri per quello che magari dicono, ma anche voi stessi, ragazzi, perché comunque in questo periodo le emozioni saranno talmente forti in bene, però comunque vi destabilizzeranno. È come se fossero troppe da gestire le belle emozioni che arriveranno nella prima parte di aprile e qui inizierete a farvi prendere un po' troppo la mano, a essere confusi mentalmente. Ripeto, potrebbero anche esserci delle discussioni perché voi non vedete chiaro, perché vi fate prendere dall'impazienza, dall'impulso. E quindi arriverà ad un certo punto dove dovrete iniziare a lavorare sulla vostra capacità di pazienza, di pazientare, sulla vostra capacità di oziare, di prendervi un tempo, di rilassarvi. Non è sempre tutto fare, 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 alle volte ci vuole anche il tempo di meditazione, di riflessione, di ascolto di se stessi. Ok, andiamo a vedere. Ragazzi, se state aspettando un lavoro, io vi dico che a aprile potrebbe arrivare tranquillamente un lavoro. Può essere, se per esempio l'azienda familiare non è la vostra, potrebbe essere l'azienda familiare di qualche amico o di qualche amica o di qualche fidanzato, di qualcuno che comunque è già vicino a voi a livello emotivo. Non c'è per adesso la firma in modo stabile, diciamo, di contratti, però sì che si aprono le strade. Ok, andiamo a vedere. Queste sono troppe.
Wow! Carta numero 9, l'isola del tesoro. Il 9 è il numero dell'eremita, che è il numero dell'iniziazione, che è l'arcano maggiore rispetto all'otto di coppe. Quindi io vi dico che state andando verso la vostra verità, verso il vostro destino, verso il vostro karma. Tenete presente che un po' ce lo creiamo, perché comunque un po' è con quello che pensiamo, che emaniamo vibrazioni all'universo, e un po' anche con quello che facciamo, come ci comportiamo. Se noi ci comportiamo male nei confronti di altre persone, emaniamo un'energia, diciamo, tossica e poi attireremo quel tipo di energia. Mm? Cari amici della bilancia, spero che la lettura vi sia stata utile per capire quali potranno essere, insomma, i movimenti energetici del mese. Fatemi sapere che cosa ne pensate con i commenti. Potete sempre iscrivervi, mettere un like se la lettura vi è piaciuta, potete abbonarvi perché adesso ho anche aperto la sezione degli abbonamenti con video esclusivi che parlano di metafisica, fisica quantistica, ma tutto spiegato in modo molto semplice, perché appunto mi piacerebbe insomma fare una sorta di mappa a livello di concetto di come funziona tutto il percorso evolutivo, ok? Quindi avete anche quell'opportunità lì adesso. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. E benvenuti agli amici dell'Aquario. Anche per voi andiamo a vedere che energie saranno disponibili per il mese di aprile a livello lavorativo. Come dico sempre ragazzi, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega proprio come unire il significato di più oroscopi. Trovate anche il link al corso gratuito di tarocchi e la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Wow, partiamo con un 9 di coppe, al contrario, un 10 di spade, il cavaliere di bastoni, un asso di coppe al contrario e un 9 di bastoni al contrario, ragazzi. 9, 9. Questo 9 di coppe al contrario mi dice che siete in una fase piuttosto statica. Quando il 9 di coppe al contrario è una fase un po' stantia, di una persona che si crogiola un po' troppo nella propria zona di comfort. Molte volte parla anche di vizi, di eccessi. Adesso ognuno di voi lo applica alla propria realtà. Abbiamo poi questo 10 di spade e ho come la sensazione che ad un certo punto questa fase venga lasciata indietro, perché il 10 di spade è proprio una carta di fine sofferenza, di fine ciclo, di qualcuno che smette, insomma, di soffrire per un determinato motivo. Ragazzi, per qualcuno potrebbe tranquillamente essere la fine di un lavoro, la decisione di cambiare tipo di lavoro, soprattutto per chi lavora in ufficio, mi dicono. Quindi è come se la primavera vi dicesse ok, basta, cioè il lavoro è sicuro, però non mi soddisfa, non mi dà pagamento, mi sento un po' soffocato, soffocata. Ed è come se ci fosse questa sorta di ok, chiudo, chiusura ciclo, rinascita, perché comunque è l'arcano minore della morte e parla anche di rinascita. Vedo poi un cavaliere di bastoni che potrebbe essere una persona, magari ragazzi, che conoscete, che vi possa dare qualche tipo di input a livello lavorativo. Potrebbe essere una persona invece che vi offre un lavoro. Lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi. Però questo asso di coppa al contrario mi fa pensare che potreste rifiutare. O che addirittura potrebbe essere un inizio un po' troppo un lavoro, un qualche cosa di troppo impegnativo per voi, dove voi non sareste in grado di difendervi magari dal gruppo di lavoro piuttosto che dal tipo di persona che ve lo propone, perché se per esempio sapete già che la persona che vi propone questo lavoro è una persona arrogante e voi non tollerate l'arroganza, ecco, sarebbe come dire sì, ok. Voglio veramente vivere una realtà così, arrivo già da una realtà così. Andiamo a vedere. 9 di coppa al contrario. 8 di
spade e 4 di pentacoli, ragazzi. Sì, credo che all'inizio di aprile siate un po' giù di morale perché ho come la sensazione che qualcuno non vede alternative. Cioè, il posto di lavoro dove siete o la situazione, diciamo, che avete, magari non è delle migliori, ma vi dà comunque una certa sicurezza. E con questo 8 di spade è un po' come se non vedeste altre strade nella prima parte del mese. Non vedete chiaro. Io credo che c'è qualche cosa che vi crea una sorta di insoddisfazione, ma non capite bene che cos'è. Ed è legato, a questo 4 di pentacoli, a quello a cui vi state attaccando e quello invece che state lasciando andare. È come se doveste veder chiaro su quello che è importante e quindi rimanere attaccati a quella cosa lì e dall'altro lato le cose che invece non sono importanti, appunto, lasciarle andare. E non parlo, sì, potrebbero essere ruoli, potrebbero essere incarichi, ma anche idee. Andiamo a vedere 10 di spade, 6 di coppe e re di pentacoli al contrario. Allora ragazzi, il 6 di coppe fa riferimento a una relazione di lunga data, cioè che risale molte volte all'infanzia. Vi dico, in questo caso può essere un lavoro che state eseguendo da molto tempo, può essere il lavoro dei vostri sogni, magari, che in realtà poi così tanto da sogno non era, o magari il lavoro vi piace, ma è l'ambiente che non vi piace. Sta di fatto che c'è questo re di pentacoli al contrario, non vi dà sicurezza, non vi sentite forti, non vi sentite potenti, potrebbe anche essere che vi stiano sottopagando. Per qualcuno, se per esempio lavorate in un'azienda familiare e avete intenzione di andarvene, ho come la sensazione che ci sia un po' di paura di sottofondo di deludere qualcuno. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Fante di spade e 9 di spade. Allora ragazzi, questo cavaliere di bastoni vi viene incontro. Conoscerete qualcuno o comunque avrete modo di incontrare qualcuno che potrebbe farvi un'offerta, però essendo un fante di spade ci sono tante belle idee, ma poco spirito pratico, poco senso pratico. E ho come la sensazione che la proposta che vi possa fare questa persona sia un po' la falsariga di questa situazione che avete qua, perché qui abbiamo 9, 9 e 9. Quindi magari un altro ambiente, un altro prodotto, però la dinamica potrebbe essere la stessa, che vi fa riaffiorare pensieri, preoccupazioni legate al passato, legate a questo 10 di spade. Ma il 10 di spade ce l'abbiamo prima, quindi il ciclo in teoria è già chiuso. Quindi è come se verso la fine di aprile vi proponessero qualcosa di nuovo che però in realtà a voi così tanto nuovo non sembra. Se fosse un collega, ipotesi, ehm, sento che questa persona potrebbe venire, mi viene da dire a consolarvi, perché comunque abbiamo un 9 di spade e lo fa con buone intenzioni, eh. Cioè, sì, lo fa con buone intenzioni. Ha delle idee, diciamo, proprie questa persona, però ehm, sì, potrebbe essere che lo fa, insomma, con una sana intenzione di farvi star meglio. Poi non nego che potrebbe esserci anche qualche altro interesse di tipo passionale. Andiamo a vedere l'asso di coppa al contrario. 10 di pentacoli e 9 di pentacoli.
Ecco perché rifiuterete. Perché se fosse un approccio di tipo magari passionale sul posto di lavoro, ragazzi, qui è come dire, ok, io sto bene così, sto bene in famiglia, sto bene da solo. Adesso lì dipende ognuno dalla situazione che ha, però il 10 di pentacoli può fare riferimento alla vostra famiglia di origine, alla famiglia che avete creato, alla famiglia in senso lavorativo, ovviamente, perché qui si sta facendo una lettura di lavoro, ma questo potrebbe essere l'azienda familiare, per capirci. E il 9 di pentacoli invece è una carta che, ragazzi, parla di indipendenza, quindi anche di autonomia e di qualcuno che potrebbe voler aprire la propria partita IVA. E quindi se questo cavaliere di bastoni, per esempio, non è un collega di lavoro che potrebbe essere così interessato a livello passionale, potrebbe essere magari un familiare appunto che vi fa un'offerta per, mi viene da dire, riparare un po', ma è come se verso fine aprile decidesse no, vado per la mia strada, sto bene così, resto dove sono, non inizio questa nuova cosa con te. Può anche essere, ragazzi, che qualcuno a fine mese si senta un po' drenato tra appunto il lavoro e la famiglia, ok? E perché c'è il 9 di bastoni. Il 9 di bastoni è sempre una carta che indica tanta stanchezza, ma da un punto di vista mentale soprattutto. È una carta di qualcuno che è sempre allerta, ok? Quindi è un po' come se fosse sempre sull'attenti, ok? Cosa devo fare? Cosa c'è da fare? Come posso essere utile? Ecco, e questo è drenante, quindi respirate, usate il respiro per calmarvi quando avete questi momenti di ansia. Va bene, andiamo a vedere un oracolo per chiudere, per chiudere la lettura. Girare in tondo e pace. Girare in tondo, carta numero 25, un po' quello che vi dicevo prima, 999. È come se vi ripresentassero la stessa minestra, ma in un piatto diverso. Ok, quindi lì poi fate attenzione alle dinamiche fondamentalmente, perché una volta che voi riuscite a riconoscere la dinamica, capite come muovervi all'interno della dinamica. E poi abbiamo pace, carta numero 23, che è quello che vi dicevo prima. Lavorate sulla vostra pace interna, fate dei respiri, perché è un po' quello che indica l'asso di coppia al contrario, ok? Cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire le tendenze energetiche del prossimo mese. Fatemi sapere se la lettura comunque vi è piaciuta, potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare e da oggi potete anche abbonarvi al canale, dove nella sezione degli abbonamenti ci sarà la possibilità di avere accesso a dei video esclusivi dove parlerò di crescita spirituale in chiave metafisica, tutto spiegato in modo molto semplice. Sapete che io sono quella delle slide fatte a mano, per chi mi segue da tanto tempo lo sa, io sono per le cose semplici, quindi cercherò di spiegarvi in modo più semplice possibile come funziona, diciamo, il processo di evoluzione spirituale, crescita personale e tutti quei concetti lì, insomma. Bene, io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!